Ciao e ben ritrovato! Durante gli ultimi video abbiamo visto diversi aspetti riguardo ai sottotitoli di YouTube. Sì, abbiamo visto prima di tutto come si impostano, poi abbiamo visto come si creano, come si traducono e anche poi come si scaricano. E se sei perso qualcosa non c'è problema perché puoi andare sempre qui nella descrizione e trovi tutti i riferimenti, ok? Ma la domanda di oggi è questa: dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto, possiamo prendere questi sottotitoli che abbiamo creato e scaricato da YouTube e magari importarli in Premiere? Che ne dici? Certo che possiamo farlo, altrimenti non saremmo qui a parlarne. E poi puoi importare in Premiere anche dei sottotitoli che non hai creato e scaricato da YouTube. Questo è chiaro, ok? Ed è una funzionalità anche molto utile perché questi sottotitoli poi li puoi riutilizzare per altri social, magari per TikTok. Che ne dici? Sei curioso? Andiamo subito a vedere. Ok, perfetto, siamo qui pronti per aprire proprio Premiere Pro. Clicco su Apri. Cosa andiamo a fare? Andiamo a creare un progetto con un video che ho già pronto e andiamo ad importare dentro i miei sottotitoli, i sottotitoli che ho già creato. Nel mio caso li avevo creati su YouTube, ma tu puoi averli creati con qualsiasi altro programma, ok? Oppure semplicemente scaricati da un video. Ok, creo un nuovo progetto, metto il titolo, nel mio caso sottotitoli importati, ok? Perfetto, faccio crea. Ok, sono pronta. Cosa faccio a questo punto? A questo punto devo importare il video per cui voglio poi dopo mettere i sottotitoli, ok? Quindi vado nella mia cartella, in questo caso ho scelto questo video, come rinominare più immagini contemporaneamente, ok? Anche perché non è troppo lungo, quindi va bene per fare questo esempio. Semplicemente lo prendo e lo trascino. Ok, quindi il mio video adesso è dentro al mio progetto. Devo semplicemente prenderlo e spostarlo sulla mia timeline. Bene, ok. Per questo video, come ti ho detto, io ho già i sottotitoli pronti, devo solo importarli dentro Premiere. Cosa faccio? Come vedi qui in alto io ho diversi menu, ok? Come vedi, se sei già entrato in Premiere in precedenza, vedi che qualche cosa è cambiato perché ogni tot questo programma si aggiorna, come un po' tutti i programmi, quindi è importante imparare la metodologia, no? È importante imparare che cosa andare a cercare, così almeno se cambia qualcosa non rimaniamo troppo disorientati, ok? Infatti in precedenza qua in alto avevo sottotitoli, adesso non lo trovo più, ma non c'è problema perché se vado in finestra ho sempre i miei spazi di lavoro, quindi spazi di lavoro, vedi, sottotitoli e grafica. Quindi se io clicco sottotitoli e grafica passo dalla modalità, dallo spazio di lavoro effetti a sottotitoli e grafica, e dato che noi vogliamo appunto i sottotitoli, questo è quello che stiamo cercando, va bene? Ok, io ho cliccato e come vedi adesso passa a sottotitoli e grafica. Come vedi qui ho ben 3 opzioni: trascrivi sequenza, che è una funzionalità molto interessante e sicuramente andremo proprio a dedicare un video riguardo a questo, ok? Poi c'è crea nuova traccia sottotitoli, che è una funzionalità un po' più manuale, nel senso che io vado manualmente a inserire i sottotitoli. Questo è molto utile soprattutto se vuoi fare un video breve e quindi
lo vuoi editare direttamente qua dentro a Premiere, ok? Ma in questo momento non ci penso assolutamente a rifare tutto da capo, ok? Perché abbiamo detto che io i sottotitoli li ho già e quindi perché doverli fare un'altra volta? Quindi andrò ad utilizzare certamente la terza opzione, importa sottotitoli da file, ok? Quindi se io clicco importa sottotitoli da file, avendo cliccato importa sottotitoli da file, sono qui dentro la mia cartella dove ho proprio i miei sottotitoli in formato SRT, ok? Quindi se vuoi importarli dentro Premiere ti conviene avere questo tipo di formato, formato SRT, ok? Clicco e faccio apri. Infatti importa i sottotitoli, nuova traccia sottotitoli, codice di tempo sorgente, sì, perché voglio che i sottotitoli vengano messi esattamente come erano impostati all'origine, ok? Perché erano già sincronizzati alla voce. Faccio ok e come vedi ho già tutti i miei sottotitoli con i tempi giusti. Poi io posso anche andare a cambiare questi sottotitoli, posso sicuramente modificarli e posso anche spostarli. Poi se io li seleziono, come vedi adesso sono selezionati, basta prendere il cursore del mouse e selezionare i sottotitoli come faccio con qualsiasi altra cosa, con qualsiasi altro oggetto, ok? Tengo premuto e trascino. Posso impostarli al centro, posso impostarli più di lato e poi dopo posso settare anche i riempimenti, la cornice, in modo tale che si vedano più o meno bene a seconda anche del mio video e del mio gusto. Ok, perfetto, fantastico. Adesso ho proprio i miei sottotitoli dentro al mio video. Ma se io per caso questo video lo voglio mettere dentro TikTok e quindi questi sottotitoli li ho importati apposta per averli anche dentro a TikTok, ok? Cosa devo fare? Beh, posso fare lo stesso procedimento, facciamo una cosa diversa, faccio salva, rifaccio e ti faccio vedere. Creo apri, adesso si sta aprendo Adobe Premiere, facciamo finta che non avessimo fatto l'altro video, ok? Sempre nuovo progetto, quindi importa sottotitoli per TikTok. Adesso ho cliccato su invio in modo tale appunto che mi crea il mio progetto. Finestra, ritorno nello spazio di lavoro proprio per gli effetti, ok? Così che io vado a riprendere il mio video, lo vado a mettere nel mio spazio di lavoro, però questa volta il mio spazio di lavoro l'ho imposto con il formato di TikTok. Io nel mio caso ho già pronto un formato TikTok, ok? Impostato proprio con le dimensioni di TikTok. Quindi se io lo prendo e lo importo, lo metto nel mio spazio di lavoro e vado in sequenza, impostazioni in sequenza e vedo che è 1080 x 1920, ok? Ma lo potevo fare anche tranquillamente con l'altro video. Se io lo prendo e lo metto qua, modifica impostazioni di sequenza, vedi, sequenza, impostazioni di sequenza è in 4K, ma io posso andare qua a cambiare le dimensioni del fotogramma, quindi posso metterli come il fotogramma di TikTok, quindi 1080 x 1920. Perfetto, ok. Quindi a questo punto vado a prendere il mio video e come vedi l'ho imposta
nel formato appunto di TikTok. Poi io posso lasciarlo così e ritagliarlo, oppure posso anche rimpicciolirlo e lasciare magari il video originale nel suo formato e poi utilizzare lo spazio in più per i sottotitoli magari, però questo è proprio a seconda di quello che vuoi fare tu, è una tua scelta personale, ok? In questo caso io lo lascio così in modo tale che puoi vedere meglio i sottotitoli e non vedi neanche la mia faccia troppo grossa e questo anche non è male, va bene? Ok, quindi abbiamo detto che vado poi su finestra, spazio di lavoro, vado a cercare sottotitoli e grafica, clicco su sottotitoli e grafica, clicco su importa sottotitoli da file, il mio SRT, ok, e perfetto, vedi che ho anche i miei sottotitoli qui. Poi se io voglio che il rosso sotto sia fino alla fine, me lo trascino fino alla fine, ok? Poi chiaramente questi sottotitoli mi sembrano un po' piccoli e un po' sproporzionati, quindi cosa faccio? Magari li vado a mettere un po' più in alto e anche un po' più grossi, con un carattere un po' più visibile, quindi magari 55. Ok, ho messo per esempio carattere 55 come dimensione, ma posso metterlo anche 60, ok, che è anche un po' più visibile. Poi dopo posso mettere i sottotitoli al centro, però sono un po' troppo in alto, quindi posso spostarli anche un po' più in basso, quindi agisco anche su questi valori. Proviamo, mettiamo 500 qua, cosa succede? Vedi che già si è abbassato. Poi dopo posso anche mettere traccia, metto 5, vedi che il bordo del carattere è diventato più visibile, posso anche cambiare i colori, posso fare tante cose, posso proprio impostare il carattere come piace a me. Non male, interessante. Una volta che ho impostato i sottotitoli come preferisco, col formato che preferisco, con il tipo di carattere e tutto, basta che esporto questo video e poi lo posso importare dentro TikTok oppure un qualsiasi altro social, ma lo posso importare in questo modo già con i sottotitoli pronti e sicuramente è molto comodo perché dentro Premiere, come vedi, posso poi editare i sottotitoli e anche impostare il tempo dei sottotitoli che voglio, il tempo corretto, mentre magari dentro TikTok per esempio è molto più difficile creare i sottotitoli perché ogni volta devi settare il tempo, ma nel frattempo il tuo video va avanti, ma anche altri strumenti non sono comodi come Premiere, ok? Poi nel mio caso io avevo già creato i sottotitoli dentro YouTube e quindi non ho fatto altro che andare a riutilizzare gli stessi sottotitoli, ok? Quindi ho risparmiato molto tempo e nel nostro campo è assolutamente una cosa fantastica perché tempo risparmiato da una parte, tante altre cose che posso fare dall'altra, giusto? Benissimo, anche per oggi è tutto e se sei arrivato fino a questo punto e hai visto tutto il video ti ringrazio assolutamente per la tua attenzione, ok? E intanto che ci sei, clicca su iscriviti se non l'hai ancora fatto. Ciao e alla prossima!